Cosa può andare storto quando dormi in una yurta a 3000 metri, mangi il cibo che ti offrono e bevi latte di cavalla fermentato? Potenzialmente niente, praticamente tutto. Oggi l'intro la faccio io che sono la diretta interessata della questione. Una serie di sfortunate coincidenze mi hanno messo KO, quindi sparisco per 2 giorni. Come se la caverà Paolo tra i monti del Kirghizistan in una delle regioni più remote del paese? Lo scopriamo a breve, giusto il tempo di provare la febbre. Noi siamo Angela e Paolo, viaggiamo dal 2018 e raccontiamo qui la nostra storia. Se ti va, iscriviti al canale, per noi è super importante, quindi grazie se lo farai. Buongiorno ragazzi dalla yurta. Ecco, c'è anche il gallo fuori, anche ancora sotto la coperta. Siamo stati belli caldi. Caldissimi. Fantastico ragazzi, il capello schiacciatissimo perché siamo coperti, imbacuccati. Però è stata una gran bella notte, devo dire. La parte difficile è uscire dalle coperte. Adesso ne mettiamo via tutto. Quanti ne abbiamo presi in vita? Anche almeno tipo 2 sopra e 4 sotto. Ecco la nostra casetta stamattina, dove abbiamo dormito benissimo sotto i copertoni. È scesa tantissimo la temperatura, Angela sta tornando proprio dal bagno. Esperienza la mattina. Vado anch'io in bagno ragazzi. Good night then. È il momento del cibo per le galline. Sì. Contro ogni previsione ragazzi stanotte ha avuto caldo. Stranissimo questa cosa, che avevamo 200 quintali di coperte sopra di noi. È che tu alla fine faceva caldo. sei andato a dormire con questo Sì. non fa passare proprio l'aria, quindi È poi vero. si crea all'interno tipo un microclima. Una stufa automatica. Sì, Quindi una poi alla stufa fine mi umida. sarò anche tolta la giacca. Stavo benissimo, un po' di mal di collo, però direi nottata perfetta, contro ogni aspettativa, non ha Io fatto freddo. ho dormito più che in tenda e più che in hotel. Cioè proprio Addirittura, ti è piaciuto proprio? benissimo, tipo 9 ore, Poi filate. stamattina hanno iniziato ad arrivare i galli, che Paolo non ha sentito Guardali niente. qua, guarda, io non ho sentito neanche. Gallava varie volte, gallavano, anzi erano in 2, poi è arrivato un cavallo, Paolo niente, russava proprio. Bellissimo, bellissimo. Poi noi siamo usciti dalla porta, in realtà erano già tutta la famiglia, era già andata a mungere i cavalli, Sì, a portare al pascolo le da mucche. ore in giro. E noi eravamo ancora lì mezzo addormentati. Salutato tutta la famiglia. Bello. Allora, è ancora un po' prestino, noi ci incamminiamo verso la strada, perché qua tra l'altro c'è il bivio e allora poi di qua passano tutte le macchine. Abbiamo fatto un po' il calcolo, più o meno l'esperienza è questa, no? Le persone vengono la sera prima e poi ripartono la mattina, quindi stanno nella yurta, specialmente questi gruppi che vengono qui per turismo e non solo, e poi ripartono la mattina dopo. Infatti ieri, quando aspettavamo il passaggio dall'altra parte, vedevamo tutti quanti arrivare da qua verso le 11. È un po' prestino. Contando un paio d'ore, verso le 9 dovrebbero tutti partire. Per ora è passata solo una macchina da quando ci siamo svegliati. Vabbè, comunque bisogna esserci quando passano. E ci facciamo un pezzetto a piedi magari. Tra una mezz'oretta poi dovrebbero cominciare a passare, vediamo poi. Dobbiamo tornare in pratica sulla strada dove eravamo ieri. Mamma che insetto sullo zaino. Sì? Ho trovato subito il primo. Autostop, yes. Yesterday, yes.
Ragazzi, siamo già arrivati all'incrocio grazie a questi signori che venivano dalla Grecia. Abbiamo passato il tempo a parlare perché anche loro, grandi viaggiatori, viaggiano da tanti anni e quindi è stato bellissimo. Questa strada è andata velocissima. Non ci siamo neanche accorti praticamente. Non ci siamo accorti, è stato tipo un'ora e mezza. Stiamo così parlando tantissimo. Bene. Adesso noi proseguiamo verso sud mentre loro tornavano dove noi siamo già stati l'altro giorno. Sì, molto carini. Ci siamo dati appuntamento in Grecia, Esatto. E niente, adesso dobbiamo cercare un passaggio sulla strada principale che vada verso Narin, che è la nostra prossima destinazione di oggi. Ma tra l'altro, quanto siamo fortunati, guarda che sole anche oggi. Veramente, sì. Qua poi spettacolare. La temperatura, ci sono 10 gradi in più rispetto al lago. Bellissimo. Siamo scesi, siamo tolti subito le giacche, le felpe, via tutto. 5 minuti e siamo già qua. What's your name? Your name? Kanat. Paolo? Angela? Angela Kanat. Ok. Io viaggio qua dietro con le angurie, ma che angurie giganti. Salutato anche questo signore, passaggi oggi fantastici, uno dietro l'altro, tantissimi chilometri, siamo già arrivati a destinazione in pratica. Sì, siamo a Narin, in mezzo alle montagne anche qua. Allora, adesso ho trovato un posticino dove stare. Siamo un po' in periferia però, adesso vediamo cosa succede oggi. Dopo aver provato diverse guest house, Paolo prima è entrato in questa, che sembra un castello. Sì, infatti più che un castello è una casa degli orrori abbandonata, sembra. Che posto è questo? Però lavano le lenzuola, quindi punto a favore. Devo dire che dentro è meno peggio che fuori. Questo sicuramente. C'è questo spazio comune, un microonde che avrà probabilmente la mia età. E invece questa è la nostra stanza, quindi abbiamo i 2 lettini, finestra lì che dà sull'esterno e bagno in comune. Insomma, poteva andare molto peggio visto come era girata qui la situazione, perché abbiamo provato a chiedere a un po' di guest house, tra l'altro difficilissime da trovare perché nessuna la insegna fuori, anche questa è difficile da trovare. Poi ci siamo messi a trovare i numeri di telefono e a scrivere su WhatsApp, ma a dei prezzi allucinanti, tipo 30-40 euro per una notte, con la colazione inclusa, ma comunque 30-40 euro. Per il Kirghizistan sarebbe comunque la cifra più alta che abbiamo mai speso. Qui invece 12 euro abbiamo trovato questa stanza nel castello abbandonato. Da questo lato poi ragazzi ovviamente c'è un bagno che è fantastico. A parte che c'è tutta questa decorazione con le pietre a vista, pietre dappertutto. Ecco, questa è la zona bagno. Doccia da questo lato dovrebbe essere calda, ha detto il signore. Poi testeremo, c'è tutto quanto, sempre in mezzo alle pietre. Bella grotta, e qua c'è il bagnetto, sempre diciamo grottesco. Come ben sapete ragazzi, non ci piace programmare troppo e questa cosa è molto bella, soprattutto con l'autostop, la tenda, tu sai più o meno dove vai e poi vedrai cosa succede. Ieri per esempio è andata benissimo, perché poi abbiamo dormito nella yurta, abbiamo passato una giornata con la famiglia, ci siamo un po' proprio lasciati andare a quello che accade, agli eventi. Altre volte invece può essere un po' un problema, perché comunque ti trovi in luoghi e dici forse era meglio pensarci 2 volte. In pratica siamo arrivati a Narin e non abbiamo ben capito quali saranno le prossime tappe da qua. È un po' un punto cieco qua, o si torna indietro o si prendono strade particolari. Però non ho ben capito se nel nostro giro del Kirghizistan effettivamente, cioè, abbiamo fatto bene a venire qua. Stamattina poi andiamo a vedere la città, capiamola prima. Comunque sembra bella, perché comunque è in mezzo alla natura, in mezzo alle montagne, tutte belle secche, guarda là in fondo che cosa c'è. Poi passa in mezzo questo enorme fiume e di fronte abbiamo anche questa roba qua. Questo bel ponte da prendere adesso, questo è uno dei fiumi più grandi di tutto il Kirghizistan. Come potete vedere è pienissimo d'acqua, scorre velocissimo. Andiamo. Dobbiamo andare per forza perché noi dormiamo in questo lato della città, cioè proprio all'ingresso della cittadina, però il centro è tutto sull'altra riva, quindi dobbiamo attraversare il ponte e continuare verso il centro. Cioè noi ci siamo fatti lasciare oggi una parte iniziale della città, non ci siamo resi conto neanche che siamo tipo a 3-4 km dal centro, però vabbè, si passeggia tranquillamente e infatti si passeggia poi su questo pontazzo che è un po'
Lo vedi che è un po' storto, un po' di qua, un po' di là? Ma no, ma tranquilla, tranquilla, tranquilla. Non è come quello in Nepal. No, però balla un po'. Non è come quello in India. No, Non è come quello in Laos. no, il fiume è peggio qua, cioè il fiume fa paurissimo, guardate. Guarda, loro sono tranquillissime, Angela, e tu fai tutto sto casino. A posto, dai. Questo mi ricorda il bagno, no? Il bagno di stamattina. Narin è sicuramente la città in Kirghizistan che abbiamo visto con l'impatto sovietico più evidente, si vede soprattutto nella presenza di tutti questi palazzoni, questi blocchi sovietici squadrati, sia qui che in tutta la zona dove stiamo noi. Là c'è anche un orologio, anche quello in metallo, là sempre su quell'edificio, anche lui un bel blocco di edificio. E c'è un motivo in realtà, perché questa cittadina è fondamentale, perché qui c'è il passaggio verso il passo che porta alla Cina, uno dei passaggi principali tra Kirghizistan e Cina, quindi nasce come luogo fondamentale sulla via della seta proprio per questo passaggio. E poi durante l'Unione Sovietica si decide di chiudere le vie d'accesso a questa regione per preservarla, e quindi ha mantenuto proprio più forte e intatto questo suo carattere. Per gli amanti del genere, ragazzi, questo posto è fantastico, perché comunque con dietro quelle montagne alla fine questi edifici, cioè, fanno il loro effetto. Una cosa che abbiamo notato qui in Kirghizistan è che molto spesso dove c'è il mercato della frutta di fronte ci sono i van che vendono soltanto angurie giganti E meloni. Comunque siamo alquanto confusi, ragazzi. Stamattina abbiamo fatto tipo qualcosa come 200 km nella natura più estrema. Veniamo da una nottata di sopra 3000 metri solo in pratica con queste tende. Poi trovarsi in questa città con questo stile, questo caldo e questo sfondo dietro, perché poi ci sono tutte le montagne attorno, è veramente stralunante. Abbiamo chiesto al signore un posto raccomandato per mangiare, ci ha mandato qua sopra. Ragazzi, qua non piacciono mai i cartelli, non c'è mai un cartello, ma neanche per i posti dove andare a dormire e neanche per i posti per andare a mangiare. Però la gente sa dove andare e qua ci hanno indicato di salire appunto qua sopra. E in effetti sembra un gran bel posticino, vedi? Chiedere è sempre la cosa migliore. Il posto è molto carino e anche divertente, se non fosse che sono rimasti solo 3 piatti, e quindi noi abbiamo preso 2 di questi 3 piatti ovviamente. Uno è il lagman, che è lo spaghettone solito che viene servito qua, in questo caso asciutto, o c'era questo o la versione in brodo, e poi abbiamo preso un'insalatona di carote con il pane. Almeno questa c'era. Tutto il resto di questo menù, ragazzi, ci ha detto c'erano soltanto 2 o 3 cose qua in mezzo. Esatto. E poi ci siamo capiti anche poco effettivamente, perché poi è difficile comunicare. Però abbiamo preso questo, siamo andati un po' sul sicuro, sulla pasta, e poi vabbè l'insalatina bella rinfrescante. Sai che mi assomiglia a quella roba che abbiamo preso cinese dentro la bustina? No, è più buona questa. È più buona? Ma è carica di aglio. Ma da morire proprio, un sacco. Il mercato qui è tutto coperto, siamo in pratica ribassati rispetto alla strada esterna e qua c'è tutta la parte della frutta e verdura, quindi facciamo un po' di scorta, vediamo se troviamo della frutta secca anche. Ecco, questo dovrebbe essere il posto giusto. Ci sono ben 5 tipi diversi di albicocche, però hanno tutte più o meno lo stesso prezzo, quindi ne facciamo un miscuglio di 3 tipi diversi. E poi qua una quantità di uvette, ragazzi, che non credo di aver mai visto prima. Ci sono quelle scure, nere qua, quelle più chiare, gialline, quelle marroncine, tutti i tipi diversi di uvetta. Ho notato solo ora, qua si vede benissimo, montagne marroni tipo canyon da un lato e invece montagne verdi stile alpino dall'altro. Qua nel centro c'è questa palla e in pratica continua a girare, e questa è proprio la bandiera del Kirghizistan, un sole con in mezzo appunto il simbolo della yurta. Qui, ragazzi, c'è un parcheggio con tutte le macchine della polizia, a partire da questa mini Lada della polizia che è bellissima, piccolina. Vabbè, poi lì c'è un van e quel fuoristrada, anche quello bellissimo ma piccolino. Questa invece non è della polizia ma è verde, sempre Lada, cioè praticamente ci sono un sacco di Lada in questo parcheggino, e là quella proprio in posizione, la posizione migliore ce l'ha lei.
Allora ragazzi, che sta succedendo? Siamo tornati in camera, siamo stati fuori un po' il tempo di mangiare qualcosa, ma c'è stata una reazione immediata. Ci torniamo. Ieri sera io, invece, dopo il latte di cavalla, dopo il freddo che abbiamo preso, appena abbiamo spento la camera e la luce, sono dovuto correre. Diciamo che è sempre imbarazzante dire queste cose, però è giusto dirlo per dovere di cronaca, perché vabbè, ieri sono andato in bagno in pratica, ho avuto dei problemini gestiti però, che sono passati nel giro di mezz'ora in quel bagno lì, quello famoso, quello sul prato, quello lì col buco, ecco. Vabbè, io l'ho gestita così ed è passata, tutto a posto, ho dormito benissimo. E invece Angela, subito dopo pranzo oggi, eccola lì, ecco. Torniamo a casa, abbiamo cercato un bagno, insomma, e è tornata qua, altro giro in bagno, e insomma, adesso, io non ho ben capito se è stato il pranzo di oggi. Lei il latte di cavalla non l'ha mangiato, non l'ha bevuto. Il freddo, il caldo, il freddo. Abbiamo fatto un'escursione veramente, di giorno puoi arrivare a 25-30 gradi, e ieri notte ce n'erano 4-5, ma veramente quel freddo proprio, quello lì dell'inverno, no? Tu passi dall'estate all'inverno nel giro di 24 ore, non siamo abituati a questo, non abitiamo in quei posti come le famiglie che abbiamo incontrato e siamo un po' più vulnerabili. Poi Angela, ricordiamoci, è sempre un po' vulnerabile, Io sì. Ma poi secondo me ho preso freddo quando la signora ci ha detto venite con me a vedere che mungo le mucche. Lì è sceso il sole, faceva sì. veramente freddo, infatti a un certo punto io sono scappata nella yurta, mi sono messa sotto la coperta perché avevo freddissimo. Ieri sera infatti, poi abbiamo preso un bel po' di freddo. Vabbè, niente, in pratica cosa facciamo adesso? Non lo so. Vediamo, adesso stiamo qua tranquilli, comunque abbiamo fatto un po' di spesa, per stasera siamo a posto, un bel tè caldo, stiamo tranquilli adesso, vediamo domani cosa fare, se restare qui o spostarci nuovamente. E niente, tutto qua. Vediamo anche Angela se si ripiglia, questo è il punto cruciale. Vabbè, in caso abbiamo comunque il nostro castello. Sgangherato. Buongiorno ragazzi, allora, novità. Non ci sono in realtà novità, Angela non sta molto bene, non ha mangiato niente ieri, non ha bevuto ieri sera, non ha bevuto niente stamattina, non ha fatto neanche colazione, ha bevuto solo un pochino di tè e niente. Allora io adesso vado in città e vado a comprare qualcosa al supermercato, qualcosa di secco come dei cracker e niente, prendo qualcosina. Allora, alaikum salam. Allora, ecco, buongiorno ragazzi. Va bene, dai. Allora, stiamo qua quindi un'altra notte e lei oggi non se la sente neanche di uscire, di camminare, di fare niente, neanche una passeggiata. Ancora non sta bene con lo stomaco, l'intestino. Così oggi ragazzi, quindi una giornata un po' diversa. Mi sa che quella tenda lì, quella yurta, ha dato la mazzata. Una cosa di cui ci siamo resi conto ieri appena siamo arrivati è che questa zona è meno sviluppata rispetto al resto del paese. Infatti è la più remota, è molto remota rispetto alla capitale Bishkek e comunque alle altre cittadine grosse del paese. È molto più tradizionale, è meno sviluppata e quindi anche più povera. E infatti questa zona ha un regime di tax free zone, cioè free economic zone. Ecco, questo qua per esempio è un ufficio che credo si occupi di questa cosa, e cioè chi nel paese, chiaramente persone del posto, vuole investire in questa zona ha un regime di tasse molto agevolato. Un'altra cosa che abbiamo notato ragazzi è che c'è un accoppiamento fatale, secondo me. Non è solo qui in Kirghizistan, abbiamo visto anche in Kazakistan, c'è questa cosa, si mettono insieme due robe che secondo me non stanno né in cielo né in terra insieme, cioè il sushi e la pizza. È pieno di questi locali dove fanno sushi e pizza insieme. Allora, sushi e pizza insieme ragazzi, è incredibile questa cosa, non capisco come possa essere possibile. Infatti è scritto, guarda, che il cirillico lì sopra, quello è sushi and pizza. E boh ragazzi, io questa cosa non l'ho capita, non la capirò e non la voglio capire.
l'aspetto della pizza ogni tanto guardiamo online, non ci siamo. Meglio il pane come lo fanno loro all'interno del forno che si appiccica appunto sulle pareti del forno tandoori, quella è un'altra cosa. Intanto io continuo a camminare perché il grande supermercato è tipo a 2 km da dove stiamo noi. Come abbiamo detto ieri, abbiamo trovato questo posto che è un pochino lontano dal centro. Mi è venuto anche in mente che devo prendere una di quelle bevande tipo Gatorade per Angela. E io intanto mi faccio un bel caffettino. Alla faccia, ragazzi, ma che cornetti ci sono qua, sono enormi, cioè viene voglia di prendersene uno. Con tutta la roba che c'è qua dentro mi sto distraendo, c'è addirittura il gelato col cammello e quello con lo scoiattolo. Quasi quasi porto ad Angela un cartone di succo al melograno da 3 litri. Ora io non sono esperto, ma che differenza c'è tra tutte ste salsicce? Le bustine di tè sfuso però sono comodissime, queste le prendo sicuramente perché poi alla fine tornano sempre utili. Questa è la prima volta che noto questa sezione, la sezione fiocchi di latte, che sono questi, ma in questa versione tutto bella compatta, bella dura, ma teoricamente sono i fiocchi di latte che conosciamo anche noi, ma ci sono 1 miliardo di gusti diversi, tipo banana, frutta secca, c'è il cioccolato, la fragola, il pistacchio addirittura, e sono in diverse dimensioni. Questo qua è enorme da quasi mezzo chilo e poi questo piccolino. Adesso non so se è il caso di provarlo. Niente, non ho resistito, ragazzi. Niente da fare, ho trovato solo un pacchettino di cracker che tra l'altro era quasi introvabile, l'ho trovato in basso sotto uno scaffale, dietro altri scaffali, un casino. E poi chiedevo ma non capivano. Vabbè, mi sono fatto un bel caffettino che ci voleva, però non ho trovato neanche la bevanda energizzante per Angela. Mi sa che tocca andare in farmacia. Sono andato anche in farmacia e niente, ragazzi, non hanno niente. Ho trovato solo questa acqua che ha 3 vitamine B3, B5 e B6 e nient'altro. Cioè l'unica cosa che riesco a trovare. Non esiste quel tipo di bevande che intendiamo noi. Sono tornato e adesso mi tocca anche fare la lavanderia. Sono qua nei bagni grotteschi, ma guarda che roba questa qua. Allora, questo è il lavandino e in pratica l'acqua esce da qua sotto. Ma che strano, qua si uniscono il caldo e il freddo, quindi la metto a metà e poi non c'è il tipico rubinetto che viene fuori, ma viene proprio giù da qua sotto. Quindi adesso metto un po' a lavare i panni di Angela. Aggiornamento della sera. Sera, non è ancora buio, però sono tipo le 8 di sera, c'è ancora luce. Angela ha mangiato. Un applauso. Patate bollite. Patate bollite, ho fatto le patate bollite. Finalmente ha ingerito qualcosa, anche i cracker hanno funzionato. Sì. Questo invece no, non ha funzionato perché alla fine era frizzantissimo e non andava bene per niente. Niente, zuccherato e frizzantissimo, quindi non andava bene per lo stomaco. E in più in questi giorni si è aggiunto anche il ciclo, quindi proprio fatto l'unplane totale, quindi sono ancora bella KO. Mi sto un pochino riprendendo, però ancora molto piano. Oggi ha dormito tutto il pomeriggio. Sì. E niente, oggi succede, ragazzi, succede spesso, non spesso? No, una volta ogni tanto, succede una volta ogni tanto, ma succede, giustamente. E credo che staremo qui un'altra notte a sto punto e poi ci sposteremo in un'altra zona del paese, perché non è il caso poi di avventurarsi in robe estreme, assurde. Vabbè, questo lo vediamo. Adesso un'altra bella dormita per Angela. Tisanina, già pronta lì, che si sta raffreddando. Tra l'altro siamo passati da 37,7, 37,1, 38, 37,1. Queste sono le misurazioni. E adesso sono preciso, sono dottore. Hai visto? Presa la tachipirina perché a un certo punto era troppo alta la febbre ed è scesa. Quindi speriamo di non dover proprio prendere niente. Giusto, Angela? Esatto. Tutto ok? Speriamo. Boh. Spero sempre che stanotte mi addormento, mi faccio una bella dormita e domani sono tranquilla. L'unica cosa è che questo letto non è comodissimo. Ha delle molle belle dure che si sentono proprio. Buongiorno ragazzi, siamo al 3° giorno e attenzione, siamo usciti dal castello della signora e Angela è qui!
Sono tornata, ragazzi, ora non sono ancora in forma perfetta. Sì, no, facciamo la passeggiata della salute. Oggi sì, tranquilla, però almeno sono uscita dalla stanza dopo 2 giorni là chiusa nella stanzettina. Finalmente sono uscita, mi faceva quasi strano stamattina scendere le scale e uscire dal castello, dalla reggia qua della signora. Oggi ponte nuovo, ponte rosso, qua invece c'è il ponte delle macchine e dall'altro lato il ponte di corda. Guardate qua cosa ho ripescato dallo zaino. La cremina alla lattuga che avevamo comprato. La lecciuga. In Perù? Ah, in Bolivia, No, in c'è Bolivia, scritto in dietro Bolivia. infatti, elaborato in Bolivia. Perché anche qua è molto secco il clima. Sì, e quindi serve qualcosa, soprattutto per le labbra. Pa, 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 para, 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 pa. Questa è la canzone che metto di solito quando ci sono queste scene. Devo dire, mamma mia, questo qui è proprio un edificio molto brutale, ma mi piacciono soprattutto i balconi azzurri. Poi in questa città piacciono tantissimo queste camminate accanto alla strada principale, quindi devo dire che almeno insomma è pedonale, anzi gran parte della città è pedonale. Hai visto che ci sono tutti i mini negozietti di frutta e verdura qua? Sono carinissimi. Nei baracchini qua fuori. Visto che stai meglio, vuoi sushi e pizza oggi? Io sei fuori. Perché? Dato che ieri non mi sono praticamente mossa, oggi ci facciamo una passeggiatina qui nei dintorni della città, perché vista dall'alto deve essere molto bella, perché c'è il canyon, il fiume, la montagna. Amamo già Piatone e quindi ci facciamo questa salitina, diciamo, a un punto panoramico per vederla un po' dall'alto. È facile perché ci sono tutte le montagne proprio dietro la città, quindi sali praticamente subito. È un po' ripidina, però un pezzettino. Siamo arrivati sulla collinetta in alto e da qua c'è tutta la vista sulla città, quindi si vede il canyon rosso da quel lato, tutto il centro proprio sviluppato qua sotto lungo la riva del fiume. Questa è la vista più bella della città, la cosa Sì. più bella in assoluto, perché veramente guarda che cosa abbiamo davanti. Poi dietro in realtà abbiamo un cimitero, perché qui sopra Sì. sulla collina hanno costruito questo cimitero che ha questa vista qui, e lì in fondo c'è una scritta. Adesso cerchiamo di decifrarla. Abbiamo scoperto cosa c'è scritto Narin, cioè il nome della città, la mia culla d'oro. Quindi c'è questa dedica alla città. Siamo tornati nella zona del mercato, ragazzi, qua si vende e si beve latte di cavalla come se non ci fosse un domani. Lo prendono direttamente dalla botte, così direi che meglio che ci allontaniamo. Noi ci allontaniamo. Oggi ragazzi è stata una giornata magnifica, il sole non è mai andato via neanche per un secondo e non è scontato qua in Kirghizistan. Questa è la vista dal nostro balcone sul fiume, il sole che sta scendendo, tutta la città. Qua siamo poi nella periferia, quindi si vede anche tutta la natura da questo lato. E noi ragazzi da qui, in questo stato, Grazie. in questo Oh, non si può dire che non sia abbinata però, guarda, tutto rosa, tutto sui toni del rosa, col pigiama, con tutto. Questo non me l'aspettavo, questa cosa Non che te lo giravi la aspettavi. camera. L'avevo notato io questo dettaglio. Era da proprio. inquadrare solo da qua in su. Angela, sì. Ma anche tu c'hai il ciabattone fornito. C'è il ciabattone, si chiama brand. Le tue brand. Le mie brand. Va bene ragazzi. No, ragazzi, comunque sto meglio, quindi domani si riparte ufficialmente, via con lo zaino e ripartiamo. Va bene ragazzi, quindi se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanella, scriveteci anche nei commenti cosa ne pensate di queste giornate in cui sono stata proprio KO, ma soprattutto di questa Mamma mia Nari. ragazzi. Trovate anche qui sotto il link per Patreon e noi ci vediamo Alla prossima. Ciao belli.